Ciao a tutti amici del Leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Leone, tendenze energetiche disponibili per la crescita spirituale del primo semestre del 2025 e abbiamo la carta del mago. È la carta dell'alchimista, è la carta di colui che trasforma le energie pesanti in oro. È anche la carta che parla di legge di attrazione e di manifestazione ed è, come dire, legata all'azione, ai movimenti che io faccio per ottenere quello che voglio. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi. Trovate i link ai 2 corsi gratuiti presenti sul canale, uno è un corso base di tarocchi intuitivi e l'altro un corso base di metafisica sui chakra. E ognuno dei due ha la propria playlist. Inoltre, sempre nella descrizione trovate il link al video di presentazione del corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi che partirà a gennaio 2025. Voi potete ascoltarvi il video, poi se avete bisogno di informazioni aggiuntive mi mandate un'email e io vi invio la lettera con il programma e tutti i dettagli. Voi comunque guardate sempre la descrizione perché io lì inserisco i corsi, le novità, le promozioni. Bene, ragazzi, questa è una di 4 letture che andrò a pubblicare per il primo semestre del 2025. La prima con i tratti generali è già online, poi abbiamo questa sulla crescita spirituale, ne seguiranno ancora una sull'amore e le relazioni e un'ultima sul lavoro e l'economia. Quindi se non li volete perdere, rimanete sintonizzati. Ok, andiamo a vedere 4 di bastoni. 5 di spade. 8 di bastoni. Regina di bastoni. Papa. Giustizia. E 2 di spade. Allora ragazzi, andiamo subito a vedere questo 4 di bastoni perché a vederlo così, il 4 di bastoni è una carta di serenità, di anche abbondanza se vogliamo. Andiamo a vederlo. Eremita, imperatrice e giustizia. Tutto questo mi parla di spirito di sacrificio per mantenere un certo tipo di tranquillità. Può essere che sia un'attitudine che voi avete mantenuto fino ad adesso. Andiamo a vedere il 5, perché ragazzi il 5 di spade mi parla di confusione mentale e siccome qua c'è la giustizia girata al contrario, che mi parla di ingiustizie, di cose non in equilibrio, l'imperatrice quando è al contrario mi parla di implosione dell'energia, in realtà non è un qualche cosa che cresce ma un qualche cosa che decresce. Andiamo a vedere anche il 5 di spade. E io credo che sia un'attitudine mentale che vi fa rimanere in questa posizione.
guardavo se il mazzo era dritto. Allora, 6 di spade e 7 di pentacoli. È come se ci fosse la voglia di andarsene da una certa mentalità. Potrebbero essere lotte egoiche, quindi magari se è un periodo o c'è un particolare ambiente dove avete discussioni, ehm, sento che come il basta, non ce la faccio più, mi hanno drenato, mi sono drenata per mantenere questa stabilità. Però sento che è come se fosse un blocco qua, perché avete tutti e tre arcani maggiori e tutti e tre al contrario. Andiamo a vedere l'otto di bastoni. Abbiamo un 9 di bastoni, e una regina di coppe. Io credo che qui dobbiate un po' imparare a mettere i paletti, a dare l'alto là al mondo esterno in modo amorevole, senza essere troppo bruschi, ma usando anche un po' l'astuzia. Andiamo a vedere la regina di bastoni. Cavaliere di pentacoli, temperanza e 3 di coppe. Ho come l'idea che abbiate bisogno di approcciarvi alla società, vi dico, alla vita sociale, al condividere con gli amici, alla parte diciamo divertente, ludica, rilassante della vita. Andiamo a vedere il Papa. Imperatore Carro. Tenete presente che sia l'imperatore che il Papa sono due arcani, ehm, diciamo che incarnano l'archetipo maschile, e anche il mago e il carro sono carte di energia yang, di energia maschile. Credo che qui ci sia la determinazione da tirar fuori, trovare come dei giusti limiti, dei giusti confini tra il ok, mantengo questa stabilità e il no, non ne posso più, devo allontanarmi, ho bisogno di condividere, ho bisogno di stare con gli altri, ho bisogno di confrontarmi con qualcuno su questo tema. Voglio una carta per la regina di coppe. È come se foste portati a riequilibrare certe dinamiche della vostra vita e il prossimo semestre vi servisse proprio a quello. Come il ok, trovo una nuova stabilità. E con la carta del carro potrebbero esserci o degli spostamenti o delle scelte da dover effettuare per consolidare quello che avete, o come l'idea che vi potrebbe portare alla giustizia, a qualche tipo di contratto, qualche tipo di questione burocratica. Andiamo a vederla. Fante di spade e 4 di spade. Anche qui di nuovo c'è una carta di riposo, una carta... Ho come l'idea che si appresti, si avvicini questo nuovo inizio, che abbiate bisogno comunque di regolarizzare, ma è come se qualcuno non fosse pronto, come se qualcuno non fosse ancora pronto, non si sentisse abbastanza
diciamo forte sulle proprie gambe, ma è un'impressione. Devo dire che potrebbero esserci dei pensieri legati a cosa direbbero gli altri, cosa sarebbe giusto fare o cose di questo stile che vi confondono abbastanza. È per quello che è come se avessi bisogno di condividere, di confrontarvi con qualcun altro. Qua vi dicono confrontatevi con gli amici, vedete gli amici, parlatene, potreste anche iniziare a leggere, a cercare qualche guida. Per qualcuno verrebbero bene gli angeli, vi dico, perché qui abbiamo comunque la temperanza, quindi anche solo gli angeli molte volte comunicano con i numeri, quindi quando si vedono dei numeri doppi, delle piume, ci sono vari segnali che potrebbero dare. Diciamo che potremmo sentirci in qualche modo guidati o confortati, come se avessi bisogno di uscire un po' allo scoperto, però come se non vi sentiste pronti. Andiamo a vedere il 2 di spade. Regina di denari. Wow. 9 di pentacoli e asso di spade. Io sento che qui ci sarà un nuovo inizio, perlomeno la comunicazione di un qualche azione che verrà fatta. Può essere che il primo semestre del 2025 sia un momento di rivalutazione, di rimetto le basi per il mio lavoro. Magari c'è un qualche cosa che mi confonde, non so dove è il limite, imparo a mettere i limiti con amore per il più alto bene del gruppo, perché il 3 di pentacoli mi parla di gruppo. Però ecco, è come se aveste bisogno di confrontarvi anche con altre persone per capire che cosa effettivamente si deve fare, che cosa ci si aspetta e che cosa invece è una cosa che pensiamo solo noi con la nostra testa. Nonostante questo c'è la possibilità di costruire un qualche cosa di concreto con il lavoro duro, perché niente è regalato, ragazzi. Fate attenzione alle credenze culturali. In questo caso io credo che ci sia come un qualche tipo di ideologia che secondo me potrebbe confondervi le idee. Qui si tratta del... Se non è un amico, visto che abbiamo un tre di coppe, potrebbe anche essere un legale, considerato che abbiamo la giustizia, magari c'è un legale che vi illuminerà su certi temi, che vi farà venire dei dubbi, vi porterà a galla questioni che voi non avevate considerato, ma state pur sereni che con queste tre carte è come se vi avvicinaste all'abbondanza, state andando verso l'abbondanza, verso la prosperità, verso nuove idee, una nuova chiarezza mentale, un nuovo inizio. Tenete presente che sia il 9 di bastoni che il 3 di pentacoli sono carte che parlano anche di responsabilità. Quindi qui c'è da prendersi delle responsabilità per solidificare. La responsabilità potrebbe essere effettivamente legale, però sento più che è o inerente a un qualche movimento di tipo pratico, di tipo burocratico. Adesso io non so spiegare. Per qualcuno potrebbe riguardare una casa, mentre per qualcun altro una macchina piuttosto che un'eredità. Fatemi sapere poi nei commenti come vi vibra. Allora andiamo a vedere ancora una di queste carte che sono delle possibili credenze limitanti che voi avete a livello subconscio, quindi sono quelle cose che non si pensano in modo attivo, ma semplicemente sono programmate dentro di noi, perché subisco un'influenza esterna. Ah, quindi la difficoltà qui nell'agire, nell'iniziare, potrebbe essere proprio perché c'è questa sorta di influenza esterna che voi sentite e che in un certo senso vi confonde. È come se avesse una sorta di routine di tranquillità forzata e voi aveste bisogno di uscire
perché diversamente avete come delle distrazioni. Andiamo a vedere uno di questi oracoli. Sapete, questa qui è anche una di quelle carte per cioè scusate, credenze per deresponsabilizzarsi. Perché non riesci a finire quello che devi fare? Perché subisco l'influenza esterna, perché mi danno fastidio, perché mi distraggono, perché è colpa degli altri. Quando diamo la colpa agli altri perdiamo potere personale, perché è come non avere il potere di cambiare la situazione, perché è quello che fanno gli altri, non si può cambiare quello che fanno gli altri. Però se invece io dico sono io che mi lascio distrarre, primo posso cambiare il focus, quindi decidere di non lasciarmi distrarre. Qualsiasi cosa venga, resto focalizzato su quello che sto facendo e non mi guardo indietro. Andiamo a vedere un oracolo di questi. Rigenerazione, carta numero 46 e anime gemelle. Effettivamente, guardate, può essere che nel prossimo periodo, aspettate, fatemi vedere un attimo. Può essere che nel prossimo periodo possiate incontrare l'anima gemella e badate bene che io per anima gemella non intendo necessariamente le anime gemelle romantiche. L'anima gemella è una parte della nostra anima in un'altra persona che siamo predestinate ad incontrare per fluire, per crescere insieme, e possono anche essere collaboratori lavorativi. Si tratta di fare un pezzettino di percorso evolutivo con questa persona. A volte sono coppie romantiche, a volte sono partner lavorativi, piuttosto che magari anche vicini di casa, certe volte. Però vi dico, è come se stesse arrivando un momento di nuova vita, ragazzi. Anche qui alla fine del periodo c'è proprio questo asso di spade. Devo dire che ehm, c'è questo nuovo inizio. Guardate, io più che anime gemelle, se ve la devo dire tutta, ho come la sensazione che bilancerete le vostre due polarità, che un po' può essere visto con il lavoro riposo, un po' può essere visto con il fare piuttosto che essere, un può essere visto come mente piuttosto che stato emotivo, però fatemi sapere voi come vi risuona la lettura. Ultimo oracolo, ragazzi, dei semi stellari. Libertà. Segui il tuo cuore e nutri la tua anima con amore e libertà di crescita. Bellissime carte. Amici del Leone, si apre un nuovo periodo dedicato al cambio dei propri confini, dei propri spazi, delle proprie radici. Per qualcuno sono anche le proprie regole. C'è anche la giustizia qua che ci parla di regole, come se si riportasse in equilibrio un certo tipo di situazione o un certo tipo di relazione, magari anche solo la relazione con voi stessi, anche se qui ho proprio l'idea che sia una questione pratica, fisica. Cari amici del Leone, fatemi sapere come vi risuona la lettura. Se avete piacere potete mettere like, iscrivervi o condividere il video. Per iniziare un percorso di crescita con me mi scrivete una mail, io poi vi mando la lettera di presentazione che vi spiega come lavoro. Diversamente, se volete andare a vostro ritmo, vi invito ad abbonarvi al canale. Per quello che riguarda i video, i temi trattati nella sezione degli abbonati, vi consiglio di dare un'occhiata ai titoli dei video. Le playlist sono quelle con le copertine lilla. Voi entrate e insomma guardate i temi che vado via via trattando.
Detto questo non mi resta che ringraziarvi, che augurarvi un 2025 splendido, pieno di nuove avventure, pieno di nuovi inizi, pieno di abbondanza sia materiale, economica che emotiva e quindi di amore. Vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!